Buon pomeriggio a tutti e benvenuti su Bravocast Italiano. Sono Stefano e oggi siamo qui insieme per parlare di un argomento molto interessante. Ciao a tutti, sono Angela e sono felicissima di essere qui con voi oggi. Allora, Stefano, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo del campeggio, un argomento che divide le persone. C'è chi ama dormire sotto le stelle e chi preferisce assolutamente un letto comodo in un hotel. Ah, il campeggio. Questa è una conversazione che mi tocca molto perché io ho un'opinione molto forte su questo argomento. Ma prima voglio sentire la tua opinione, Stefano. Tu ami il campeggio? Beh, devo essere onesto con voi. Io amo la natura, amo camminare in montagna, amo i boschi e i laghi, ma dormire in una tenda non è proprio la mia cosa preferita. Preferisco tornare in un posto comodo la sera. Capisco perfettamente quello che dici. Molte persone pensano così. Ma sai, io ho cominciato ad andare in campeggio quando ero bambina, con la mia famiglia, e per me è sempre stato qualcosa di magico. Magico? Racconta, racconta. Cosa ti piaceva del campeggio da bambina? Tutto! Mi piaceva montare la tenda con mio padre. Era sempre un'avventura perché lui confondeva sempre i pali e ci voleva mezz'ora solo per capire le istruzioni. Poi mi piaceva cucinare fuori, sul fuoco, e la sera guardare le stelle nel cielo era bellissimo. Devo ammettere che guardare le stelle è davvero qualcosa di speciale. In città non si vedono quasi mai, vero? Ci sono troppe luci. Esattamente. Quando vai in campeggio, lontano dalla città, il cielo di notte è completamente diverso. Puoi vedere la Via Lattea, le stelle cadenti, la luna che sembra molto più grande. È un'esperienza che non si dimentica. Sì, questo lo capisco, ma Angela, parliamo anche degli aspetti negativi del campeggio, perché ci sono anche quelli, no? Certo, certo, non voglio dipingere il campeggio come qualcosa di perfetto. Ci sono dei momenti difficili, assolutamente. Per esempio, la pioggia. Immagina di dormire in una tenda e di svegliarti con l'acqua che entra da tutte le parti. Ah sì, questo mi è successo una volta. Ero in un campeggio vicino al mare e di notte è arrivato un temporale fortissimo. La tenda non era impermeabile al 100% e al mattino le mie scarpe erano completamente bagnate. E cosa hai fatto? Ho riso. Cosa potevo fare? Ho messo le scarpe fuori a asciugare, ho fatto colazione lo stesso e ho deciso che era parte dell'avventura. Ma capisco che per molte persone una situazione così sarebbe un disastro totale. Sì, io personalmente non dormo bene quando fa freddo e in una tenda, specialmente in montagna, le notti possono essere molto fredde, anche in estate. Questo è vero, ma ci sono soluzioni. Un buon sacco a pelo, un materassino termico, vestiti a strati. Con la giusta attrezzatura puoi stare abbastanza bene. E poi, ascolta, il freddo della notte rende il caffè del mattino ancora più buono. Ah, questa è una buona filosofia. Allora, Angela, secondo te quali sono i veri vantaggi del campeggio? Parliamo seriamente. Il primo vantaggio, secondo me, è il contatto con la natura. Oggi viviamo tutti con il telefono in mano, davanti allo schermo del computer, in ufficio tutto il giorno. Quando vai in campeggio sei fuori, respiri aria pulita, senti gli uccelli cantare la mattina, vedi il sole che tramonta. È qualcosa che fa bene all'anima. Questo è un punto importante. E hai ragione. Io stesso, quando vado in vacanza in montagna, mi sento molto meglio dopo qualche giorno. Dormo meglio, mangio meglio, sono più rilassato. Esatto. E poi c'è un altro vantaggio. Il campeggio è molto economico rispetto agli hotel. Se hai una tenda, un sacco a pelo e un po' di attrezzatura, puoi viaggiare e dormire in posti bellissimi spendendo pochissimo. Questo è assolutamente vero, un campeggio costa molto meno di un hotel e spesso si trova in posti più belli, vicino al lago, in mezzo al bosco, in montagna. Esatto. E poi c'è un aspetto sociale che amo molto. Nei campeggi si conosce gente nuova facilmente. Le persone sono più aperte, più rilassate. Ho fatto amicizie bellissime durante le vacanze in campeggio. Interessante. Quindi il campeggio è anche un modo per socializzare. Non ci avevo pensato in questo senso. Assolutamente. E sai cosa mi piace ancora di più? Il campeggio ti insegna a essere indipendente. Devi cucinare il tuo cibo, montare la tua tenda, risolvere i problemi da solo. Sono abilità pratiche che nella vita normale non usiamo mai. Hai ragione. E per i bambini deve essere
ancora più formativo, no? Imparano a stare senza il telefono, a divertirsi con le cose semplici. Sì, per i bambini è fantastico. Imparano a riconoscere le piante, gli animali. Imparano a costruire cose, a fare nodi, ad accendere un fuoco in sicurezza. Sono esperienze che li arricchiscono davvero. Adesso voglio fare una domanda ai nostri ascoltatori. Voi andate in campeggio? Preferite il campeggio o l'hotel? Scrivete nei commenti, vogliamo sapere la vostra opinione. Sì, diteci tutto. E se avete storie divertenti o avventure speciali legate al campeggio, raccontatele pure. Adoriamo leggere i vostri commenti. Allora, Angela, parliamo anche dei diversi tipi di campeggio, perché oggi non è più solo tenda e sacco a pelo, vero? Esatto, il mondo del campeggio è cambiato molto negli ultimi anni. Oggi ci sono tantissime opzioni diverse. Per esempio, C'è il glamping, che è una combinazione delle parole glamour e camping. In pratica dormi in una tenda grande e lussuosa, con un letto vero, un tappeto, magari anche una vasca da bagno. È il campeggio per chi vuole stare nella natura senza rinunciare al comfort. questo mi piace molto di più. Il glamping sembra più adatto a me. Sì, ma è molto più caro del campeggio tradizionale. Comunque, esiste anche il campeggio in camper o in roulotte. Molte famiglie italiane amano viaggiare in camper. Hai tutto con te, il letto, la cucina, il bagno. È come portare casa tua in viaggio. I camper sono molto popolari in Italia, vero? Si vedono ovunque sulle autostrade in estate? Sì, moltissimo. E poi c'è il trekking con campeggio, quando cammini per più giorni in montagna e dormi ogni notte in un posto diverso, portando tutto sulle spalle. Questo è il campeggio più avventuroso di tutti. Quello mi sembra molto faticoso, ma capisco che per gli appassionati di montagna deve essere un'esperienza incredibile. Lo è davvero. Io l'ho fatto una volta, un trekking di 3 giorni sulle Dolomiti. Ogni sera ero stanchissima, ma ero anche felicissima. Guardavo il paesaggio e pensavo, questo lo ho raggiunto con le mie gambe. Bello! E quindi hai cambiato la tua opinione sul campeggio dopo quell'esperienza? Non ho cambiato opinione, l'ho sempre amato, ma ho capito ancora di più perché è importante. Ti dà una sensazione di libertà e di soddisfazione che è difficile da trovare altrove. Parliamo adesso dei campeggi italiani. L'Italia ha dei campeggi bellissimi, vero? L'Italia è un paese meraviglioso per il campeggio. Abbiamo tutto: le montagne delle Alpi e degli Appennini, il mare Adriatico e il Mediterraneo, i laghi del nord, le isole come la Sardegna e la Sicilia. E i campeggi italiani sono di buona qualità, generalmente? Sì, ci sono campeggi di ogni livello. Alcuni sono molto semplici, solo uno spazio per la tenda e i servizi di base. Altri sono quasi come villaggi vacanze, con piscina, ristorante, animazione per i bambini, campo da tennis. Interessante! Quindi ci sono opzioni per tutti i gusti e tutti i budget. Assolutamente. E una cosa bellissima dei campeggi in Italia è la cucina. Anche nel campeggio più semplice, di solito c'è un posto dove puoi comprare prodotti locali freschi, il pane appena fatto, i formaggi del posto, la frutta di stagione. Questo è importante per noi italiani. Non possiamo rinunciare al buon cibo, neanche in campeggio. Mai. E cucinare fuori, con il profumo del fuoco e dell'aria aperta, rende tutto ancora più buono. Una semplice pasta al pomodoro diventa un capolavoro quando la mangi fuori, dopo una lunga camminata. Hai ragione. E allora, Angela, hai convinto anche me. Forse dovrei provare il campeggio almeno una volta quest'estate. Finalmente! Sì, devi assolutamente provarlo. Ti consiglio di iniziare con qualcosa di semplice. Un campeggio organizzato, non troppo lontano dalla civiltà, con buoni servizi. Così non hai troppi disagi la prima volta. Buon consiglio. E cosa devo portare assolutamente, secondo te? Allora, le cose essenziali sono una buona tenda. Non comprare la più economica, perché una tenda di qualità fa tutta la differenza. Un sacco a pelo adatto alla stagione. Un materassino per dormire. Una torcia frontale, quella che metti sulla testa, perché di notte è molto utile. E per il cibo? Un fornellino da campeggio con le bombole del gas, una pentola, i piatti e le posate di plastica resistente. E naturalmente tanta acqua. Non dimenticare mai l'acqua. Ottimi consigli? Ascoltate, amici di Bravocast italiano. Se state pensando di andare in campeggio per la prima volta, i consigli di Angela sono perfetti.
Iniziate in modo semplice e vi divertirete sicuramente. E voglio aggiungere una cosa importante. Portate anche la pazienza e il senso dell'umorismo. Le cose non vanno sempre come previsto in campeggio e questo fa parte del divertimento. Verissimo! E adesso un'altra domanda per i nostri ascoltatori. Se doveste scegliere un posto in Italia per andare in campeggio, dove andreste? In montagna, al mare o al lago? Scrivete la vostra risposta nei commenti. Sì, voglio leggere le vostre risposte. Sono curiosa di sapere i vostri posti preferiti. Angela, prima di chiudere, dimmi, hai un ricordo speciale legato al campeggio? Un momento che non dimentichi? Sì, ce l'ho. Avevo 18 anni e sono andata in campeggio con le mie amiche per la prima volta senza i genitori. Eravamo in Toscana, vicino a un lago bellissimo. Non sapevamo montare la tenda, ci abbiamo messo quasi 2 ore. Ma quando finalmente l'abbiamo montata, abbiamo fatto una grande festa. Che storia bella! E che tipo di ragazze eravate? Eravamo coraggiose ma completamente impreparate. Però quella notte, sedute intorno al fuoco, a cantare canzoni e a ridere delle nostre avventure, era una delle serate più belle della mia vita. Ancora oggi, quando penso al campeggio, penso a quella notte. Che ricordo meraviglioso! Vedi, questo è esattamente quello di cui parliamo quando diciamo che il campeggio crea ricordi speciali. Sono esperienze che restano nel cuore. Esatto. Non è il posto di lusso o la camera d'albergo a 5 stelle che ricordi anni dopo. Ricordi le avventure, le risate, i momenti inaspettati. Bellissimo messaggio. E con questo siamo arrivati alla fine del nostro episodio di oggi. Grazie mille ad Angela per questa conversazione sul campeggio. Mi hai davvero convinto a provare. Di niente, Stefano. Spero davvero che tu vada in campeggio quest'estate e che tu ci racconti com'è andata. Lo farò di sicuro e grazie a tutti voi, amici e ascoltatori di Bravocast Italiano. Spero che questo episodio vi sia piaciuto e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Non dimenticate di mettere mi piace a questo video, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere nessun nuovo episodio. Ci aiutate tantissimo. E ricordate di scrivere nei commenti, vogliamo sapere la vostra opinione sul campeggio. Buon pomeriggio a tutti e a presto su Bravocast Italiano. A presto! Ciao a tutti!